Ciao a tutti, io sono Sara e bentornati nel mio canale. Nel video di oggi vi mostro come modificare il cartamodello del corpino base. Nelle scorse settimane ho chiesto qualche parere anche a voi su Instagram per aiutarmi a scegliere dei corpini di ispirazione per realizzare questo nuovo corpino che farò nel canale. Vi ringrazio perché avete risposto davvero in tanti al sondaggio ed è stato bello vedere le vostre risposte perché c'è stato qualcuno più simile ai miei gusti, qualcuno meno e quindi alla fine ho deciso di prendere un po' ispirazione da quelli che sono stati più votati e fare un po' un mix di vari elementi. I corpini che vi sono piaciuti di più sono stati questi. Avevo deciso che volevo fare un corpino con le maniche per potervi mostrare anche come fare delle modifiche al cartamodello della manica base che vi ho mostrato qualche video fa. E quindi diciamo quello nero, nonostante sia stato tanto votato, per questo giro ho deciso di non farlo. Per quanto però sia molto carino e piace tanto anche a me e potrei magari farlo più avanti, scrivetemi nei commenti qui sotto se potrebbe interessarvi vedere come cucirlo e come fare il cartamodello. Nel video di oggi vi mostrerò come modificare il cartamodello del corpino base secondo il design che ho scelto, ma in uno dei prossimi video vi mostrerò anche come cucire questo corpino passo passo, quindi se non lo avete ancora fatto vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanella così non vi perderete i prossimi video. Bene, direi di iniziare. Io prima di tutto ho deciso di disegnare questo corpino anche per farvi capire a voi e a me che cosa avrei realizzato. Come vi dicevo prima, tra i corpini che vi sono piaciuti di più ho pensato di fare un mix di vari elementi aggiungendo dettagli di mio gusto. Farò un top estivo con una base abbastanza aderente, lunghezza vita e nonostante le varie immagini di ispirazione fossero con la manica attaccata solo sotto, per una maggior comodità ho preferito fare un corpetto che avesse un giro manica completo, almeno così la manica non scende in continuo. È una manica corta, bella voluminosa sia sopra sia sotto e il corpetto ha uno scollo squadrato sia davanti sia dietro, con una bottonatura nel centro davanti, così è anche comodo da indossare. Il tessuto ve lo mostro più in dettaglio dopo perché è molto particolare, comunque per ora vi dico a grandi linee che ho scelto un tessuto di cotone dal color verde acqua chiaro, molto carino. Per prima cosa mi ricopio il cartamodello base del corpino con manica e anche il cartamodello della manica base. Nel mio canale trovate entrambi i video e ve li lascio anche qui sotto in descrizione se ve li siete persi. Dai cartamodelli base fate attenzione a segnarvi tutte le tacche e anche il punto del centro del seno nel davanti. La manica so già che la farò corta, quindi mi ricopio il cartamodello solo fino alla linea del gomito. Allora, secondo il design che abbiamo fatto di queste pence noi vogliamo tenere solo quella sotto, cioè quella della vita, ed eliminare quella della spalla e non farne neanche altre. Qui poi ci sarà una striscia di tessuto a cui si attaccherà la manica. E questa arriverà a circa 5 cm sopra il centro del seno e andrà fuori dritta in orizzontale verso il centro davanti. Quindi tutta questa parte non l'avremo più. Il centro davanti avrà i bottoni, quindi lo dovremo far uscire un pochettino e la lunghezza va bene quella del livello vita. Quindi la prima cosa che faremo è eliminare questa pence e inglobare il suo volume in questa pence che è l'unica che rimane. Per fare gli spostamenti delle pence per regola dobbiamo momentaneamente allungarle fino al centro del seno e solo alla fine ripristineremo le loro lunghezze giuste. Ora andiamo a togliere il volume della pence sopra tagliando letteralmente la carta che c'è in mezzo e nella pence sotto facciamo un semplice taglio in verticale. Poi, come vi accennavo poco fa, le pence per convenzione alla fine vanno riportate nel cerchio esterno al centro del seno che avevamo disegnato nel cartamodello del corpino base, se vi ricordate. Quindi circa a 2,5 cm dal centro del seno. Ora dobbiamo chiudere la pence sopra in modo da eliminarla e la chiudiamo con lo scotch. E adesso mi vado a tracciare le mie linee di design dello scollo, quindi la linea verticale a 5 cm dalla manica e quella orizzontale della scollatura.
La scollatura la disegno 5 cm sopra il centro del seno, ovviamente ci teniamo perpendicolari al centro davanti. E disegno la striscia a cui si attacca la manica, anche questa la faccio larga 5 cm, arrivando alla linea orizzontale sempre con un angolo di 90 gradi. Per il davanti farò una bottonatura che si sormonta, tradotto significa che se questo è il centro davanti, i bottoni saranno centrati sul centro davanti e hanno bisogno di una linguetta di tessuto in più per starci dentro, sia nella parte sinistra del corpino che stiamo disegnando, sia nella parte destra che sarà comunque uguale a quella sinistra perché il top è simmetrico. Quindi aggiungo 2 cm oltre alla linea del centro davanti. E poi segno i bottoni, metterei il primo con il centro a 3 cm dalla cima, l'ultimo a 3 cm dal fondo e 2 in mezzo a intervalli uguali. E così il davanti è pronto, passiamo ora al dietro. Allora, il dietro è relativamente più semplice perché questa pence la possiamo completamente ignorare, dato che il dietro è abbastanza scollato circa come il davanti. Anche qui sulla spalla scendo sempre stando a 5 cm dal giro manica perché mi devo collegare al davanti e tenere la stessa misura. E proseguo con la linea orizzontale sempre stando 5 cm sopra alla punta della pence. E ovviamente questi cartamodelli iniziali me li tengo intatti perché se mi serve fare modifiche torno a sistemare questi. E intanto per usarli me li copio in un foglio a parte con i margini di cucitura per fare una tela di prova e togliere eventuali difetti. Ignoriamo per un attimo la pence e disegniamo la linea del taglio dove la vogliamo, prolungando verso il fondo la linea della striscia della spalla che abbiamo già segnato. E la linea dello scollo dietro ho pensato di spostarla un po' in giù perché mi sembra troppo alta visivamente. La faccio quindi 1 cm sopra la punta della pence. Dovrebbe essere il livello giusto per avere un dietro scollato ma per riuscire a coprire anche il reggiseno. E il taglio verticale lo faccio un pelo obliquo verso il centro dietro che mi piace un po' di più. E questa pence diciamo che viene eliminata da qui e va spostata e inglobata nel taglio che abbiamo appena fatto. Non possiamo toglierla e basta, se no il corpino sarebbe troppo largo. La pence ha un volume totale di 2 cm. Ci segniamo quindi il punto di arrivo e poi a fianco al nuovo taglio segniamo 1 cm a destra e 1 a sinistra e tiriamo le linee fino al livello della punta della pence. La linea in mezzo non c'è più e quindi abbiamo il pannello centrale che arriva fino a qui e quello laterale fino a qui. Mentre tutto questo pezzo va eliminato. E ora mi copio questi due pezzi separatamente mettendo 1 cm di margine dappertutto e stavo per dimenticare, riporto il dritto filo anche nel pezzo laterale parallelo al centro dietro. Passiamo ora alla manica, che è la parte più divertente. La manica che vogliamo fare è voluminosa sia sopra sia sotto. Sopra perché avrà tutte le arricciature e quindi dobbiamo darle volume, e sotto perché avrà all'interno un elastico che me la stringerà. Però il volume serve perché l'elastico lavori e per farla bella bombata. In questi casi cosa si fa? Tiriamo giù dalla spalla una linea verticale fino al fondo della manica e apriamo e aggiungiamo carta. Aggiungiamo una striscia larga dai 10 ai 13 cm più o meno, in base a quanto volume volete. Io la farò di 12. Disegno le due linee distanti 12 cm nel pezzo aggiuntivo e attacco i due pezzi di cartamodello ai due lati, facendo attenzione di attaccarli con il fondo allineato. Congiungo con una linea dritta le due parti basse del giro manica e poi dal centro devo salire di circa 16-19 cm, cioè qualche centimetro in più del giro manica di prima, quello base, perché mi serve dare volume alla manica anche in verticale per avere l'effetto bombato sulla spalla, se no la manica in cima starebbe troppo vicina alla spalla e al braccio e quindi troppo poco voluminosa. Io mi alzo di 19 cm in totale e ridisegno la nuova linea della manica. Per ritrovare la linea della spalla, mettetevi esattamente al centro del pezzo che avete aggiunto e ridisegnate la linea verticale. Per il fondo, io per ora mi tengo questa lunghezza. Sono indecisa se sia necessario aggiungere una fascetta di tipo 4 cm e tenere l'elastico a questo livello o se mettere l'elastico un po' più in su. Per ora faccio una tela di prova così e vedo addosso come sta, se è troppo corto o troppo lungo, in caso aggiungo dopo. E anche il cartamodello della manica è pronto. Ora, prima di farmi una tela di prova, mi ricopio in un foglio a parte tutti i pezzi separati con i margini di cucitura di 1 cm.
Mi sono ricopiata la manica. Se voglio l'elastico a questo livello, a 4 cm dal fondo, devo aggiungermi sotto il margine che verrà rialzato su in dentro. Quindi 4 cm di margine più 1,5 cm che coprirà la canalina dell'elastico e aggiungo un altro 1,5 cm che verrà rigirato poi in dentro. Quindi in totale un margine di 7 cm sul fondo. Poi quando lo cuciremo vi sarà più chiaro, non vi preoccupate. E metto poi un margine di 1 centimetro su tutti gli altri lati. Nell'ultimo video che ho pubblicato nel mio canale parlo anche degli strumenti utili per fare cartamodelli, quindi se siete alle prime armi vi consiglio di darci un'occhiata, e parlo sia di questa carta che utilizzo in questi video e anche di questa riga che, come vedete, è molto pratica per riuscire a mettere i margini velocemente, cosa che con una riga normale è sicuramente più lungo perché non possiede una griglia, come vedete, su tutta la riga, che facilita enormemente il mettere margini. Se ve lo siete persi ve lo lascio qui sotto in descrizione. Ricopio anche il secondo pezzo, quello del dietro centrale. Non voglio un taglio nel centro dietro, quindi questo pezzo andrà tagliato una volta sola a cavallo della ripiegatura della stoffa, così verrà grande il doppio. Quindi gli metto il margine di 1 centimetro dappertutto tranne che nel centro dietro. Sono scesa dal centroseno di 2,5 cm e ho segnato il corretto punto di inizio della pence. Ho poi aggiunto 1 centimetro tutto attorno anche qui. A piccola parentesi, io qui sto segnando 1 centimetro di margine di cucitura anche sulla pence, però poi, col senno di poi, cucendolo, mi sono resa conto che è meglio non togliere il margine della pence, quindi lasciare tutta la stoffa che c'è in mezzo, e quindi semplicemente vi segnate una linea di fondo tutta dritta. Ho cucito velocemente una tela di prova per capire se i tagli che avevo disegnato stavano bene. In generale mi piace, però ci sono delle piccole cosette da sistemare, tipo mi sento le maniche cadere. Questo perché la striscia a cui sono attaccate è troppo lunga, quindi andrò a togliere questo spicchio di stoffa. Me lo sono visto anche un po' largo sulla vita, non tanto, ma andrò comunque a stringere di 1 centimetro per lato. Che ci sta, è plausibile dato che il corpino base aveva un po' di vestibilità, mentre il corpino che stiamo facendo richiede di essere un pelo più aderente. Dato che la parte alta della manica tende a stare tanto schiacciata, accorcio di 1 centimetro il tratto della spalla in modo che la manica venga attaccata al corpino 1 centimetro più verso il corpo, diciamo. Così immagino che si distenderà meglio la parte alta della manica. Per il resto la manica va bene, ha sia un volume che mi piace sia la lunghezza che volevo. E infine visivamente è un po' troppo curva la scollatura lungo la striscia, quindi vado a raddrizzare un po' la linea. Un'ultima cosa, stringo anche il pezzo centrale dietro andando a togliere 1 centimetro sia sopra sia sotto perché vedo che mi sta un po' abbondante. Quindi ora do un'ultima sistemata ai cartamodelli e alla fine vi mostro come preparare i pezzi di cartamodello per rifinire i vari bordi e orli. La manica era a posto, quindi non vado a toccare il cartamodello. L'unica cosa che potrei fare è alzare il livello a cui viene cucito l'elastico, così da avere la fascetta solo un pelo più alta, che mi piace di più. Partiamo dal pezzo centrale dietro, che è il più semplice, dove devo solo togliere 1 centimetro in totale nel centro dietro, sia in cima sia sotto. Quindi dato che il cartamodello è metà, mi tolgo solo mezzo centimetro dal centro dietro. Nel davanti c'è qualche modifica in più da fare. Dobbiamo spostare il giro manica di 1 centimetro più in dentro, chiudere questa pence e raddrizzare la parte verticale della scollatura. E anche chiudere di mezzo centimetro il fianco. Mi segno il nuovo punto di inizio del giro manica, poi mi misuro quanto è larga la pence che ho spillato e che va eliminata. E sono da togliere 2,5 cm in totale. La prima linea la disegno dall'angolo e mi segno in su 2,5 cm. La prima linea nel capo me la sono spillata non proprio orizzontale ma quasi, quindi anche nel cartamodello mi segno una linea simile.
Saliamo di 2,5 cm e segniamo il secondo lato della pence. Questo triangolo va ora chiuso. Vedete ora che l'aspetto curvo della scollatura è ancora più evidente. Avendo chiuso la pence si è pronunciato ancora di più, quindi qui dovremo andare su dritti. E ora che ho chiuso la pence stavo pensando se non sia il caso di evitare la modifica del giro manica spostato di 1 centimetro, perché già chiudendo la pence ci siamo spostati verso il centro davanti e ho paura che stringere la striscia di un altro centimetro sia un po' troppo, quindi farò a meno. Comunque chiudiamo la pence con lo scotch e andiamo su dritti qui, perpendicolari alla scollatura sotto. Sistemo anche un attimo il giro manica perché la linea si è storta chiudendo la pence. Ultima modifica, vado a stringere il fianco di mezzo centimetro a livello vita, mentre sopra lo lascio così com'è. Per il dietro laterale, anche qui stringiamo il fianco di mezzo centimetro come nel davanti e sulla spalla dobbiamo stringere la striscia come abbiamo fatto nel davanti, in modo che la spalla abbia la stessa lunghezza in entrambi i pezzi. Allineo il davanti con il dietro sulla spalla e proseguo la linea del davanti anche sul cartamodello dietro. Dato che avevo la sensazione che la manica mi cadesse, mi viene da stringere un pelo anche la striscia dietro, creando una piccola pence più piccola di quella del davanti. Riallineo il giro anche sul dietro e poi siamo a posto. Chiaramente questi due pezzi del davanti e del dietro laterale me li ricopio in bella con i margini di 1 centimetro e le linee sistemate. Passiamo ora a disegnare i pezzi delle mostre, ossia quelle parti che ci servono a rifinire i bordi del corpino. Ho trovato questa stoffa per fare il corpino che appena l'ho vista me ne sono innamorata e ho deciso di prenderla. Dove l'ho comprata me l'hanno definita una tela indiana. È la prima volta che lavoro con questo tipo di tessuto e nonostante sia 100% cotone è un po' elastica nella trama perché è di fatto formata da 2 strati di stoffa uniti in vari punti tra loro, motivo per cui non è proprio leggera ed è anche un po' gonfia di aspetto. E dato che il corpino che voglio fare è un corpino estivo, ho deciso che non era il caso di foderare l'intero corpino, sarebbe venuto un po' troppo pesante e gonfio. Quindi ora preparerò i pezzi delle mostre per rifinire i bordi del corpino, in questo modo lo tengo più leggero. Per sbaglio non ho registrato la parte in cui disegno le linee delle mostre per l'orlo in vita, ma semplicemente ho segnato sia nel pezzo del davanti che nei 2 pezzi del dietro una linea a 4 cm dal fondo. E ho segnato anche la mostra dei bottoni facendo una linea verticale a 2 cm dal centro davanti. Per la mostra della scollatura, nella parte del centro davanti la faccio alta 4 cm e poi la faccio proseguire con una leggera linea curva fino al fianco, dove la faccio invece alta 3,5 cm. Per il dietro facciamo la stessa cosa, quindi nel dietro laterale riportiamo la stessa altezza del davanti per la mostra. Nel centro dietro la faccio alta 4 cm come nel centro davanti. E semplicemente ora unisco queste 2 linee con una linea curva. Ora dobbiamo ricopiarci le mostre su un altro pezzo di carta per poterle utilizzare e gli metteremo anche i margini. Il pezzo sopra del davanti avrà 1 cm di margine tutto attorno anche nel lato verso il centro davanti perché lo andremo a unire alla mostra dei bottoni. E nel lato sotto potete fare a meno di metterlo se rifinite a tagliacuci gli interni. Io però ho deciso di non usare la tagliacuci a vista. Per fare un lavoretto fatto meglio farò cuciture alla francese e questo bordo quindi lo rifinirò girando il margine di 1 cm in dentro e facendo la tagliacuci nascosta sotto. Non dimenticatevi di segnare il dritto filo che è lo stesso del corpino sotto. Ci ricopiamo la mostra dei bottoni, questa arriva fino a qui e la rigirerò in dentro di 1 cm dove la rifinirò con la tagliacuci nascosta, quindi in sostanza aggiungo 1 cm di margine tutto attorno.
disegniamo la mostra dell'orlo davanti. Il dritto filo resta lo stesso del corpino e dobbiamo disegnare i due pezzi uniti, quindi eliminando la pence che sta in mezzo. Quindi copiamo il primo pezzetto, poi saltiamo la pence e copiamo attaccato il secondo pezzetto. Anche qui metto 1 centimetro di margine tutto attorno e lo rifinisco sempre allo stesso modo delle altre paramonture. Anche nel dietro faccio un'unica mostra per l'orlo, unendo i due pezzi, e nel centro dietro la metterò nella ripiegatura della stoffa quando la vado a tagliare, quindi non metto il margine. Scriviamoci centro dietro e dritto filo e mettiamo 1 centimetro di margine negli altri lati. Adesso non ci resta che disegnare come pezzo unico la mostra dello scollo dietro. Ci attacchiamo a fianco il pezzo del centro dietro e poi metto 1 centimetro di margine tutto attorno, tranne che nel centro dietro che metterò nella ripiegatura della stoffa. E il cartamodello del corpino è quindi pronto. Nel prossimo video vedremo chiaramente come piazzarlo sulla stoffa e soprattutto come cucire questo corpino passo passo. Iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto, così da non perdervi il seguito del video di oggi, e mi raccomando, seguitemi anche su Instagram se volete partecipare ai futuri sondaggi che farò per decidere i prossimi capi da realizzare nel canale. E niente, un'ultima cosa, se vi va potete scrivermi nei commenti qui sotto se c'è anche qualche capo nello specifico che vi piacerebbe imparare a fare, che così lo prendo in considerazione per i futuri video. Io spero che il video di oggi vi sia stato utile, lasciate un mi piace e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!